tiene botta e come il Milan d'Allegri, attaccato in scia, si guarda un po' sotto ma si guarda tanto sopra, ne sono convinto, anche perché poi è una squadra che spesso viene un po' ridotta al cortomuso. Il Milan è il secondo attacco del campionato, certo l'Inter è nettamente la prima con 10 gol in più, ma poi la seconda forza motrice offensiva appunto d'attacco è la squadra rossonera. E adesso ci sono soluzioni, ce ne sono e come. Conosciamo ovviamente Leao, Pulisic, Nkunku, che rispetto alla prima parte è sicuramente un giocatore diverso, e Fulkrug, l'attaccante pesante, l'attaccante d'aria, l'attaccante che nelle prime partite abbiamo molto modo di vedere come lavora bene anche per la squadra, per i compagni, le sponde, il lavoro, le sportellate, e in aria è uno che la mette anche dentro. Quindi ci sono tante soluzioni e ribadisco, il Milan è il secondo miglior attacco del campionato ed è una squadra che oggi è stato un monologo, e visto che spesso e volentieri quando parliamo di Milan parliamo anche del portiere, il discorso è sempre a 360 gradi. Quando dico che il portiere incide per tutti. Infatti senza Falcone stasera il Lecce non ne prendeva uno, ne prendeva almeno 4, e quindi capite bene che il portiere fa la differenza. È un discorso che volevo confermare. Non è che c'è bisogno di una conferma, poi in realtà, assolutamente. Ne parliamo, ragazzi miei, come se lo facciamo? Abbiamo tempo e modo per farlo. Ho cambiato maglia perché mangiando sono ormai come un bambino di 10 anni, non so neanche mangiare. Lasciamo stare. Magari non l'avevate neanche notato. Se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti, spolliciate se volete soddisfare l'algoritmo che è sempre lì a cibarsi, lasciate questo pollicione, in descrizione trovate tutti i profili. Grazie veramente signori miei, perché comunque lo vedo che in tanti, non pochi, però ci sono quelli che continuano a iscriversi e lo fanno. Grazie di cuore, anche un commento, tutto è un piccolo gesto che comunque mi aiuta. Grazie. E da dove partiamo? Partiamo da un primo tempo che, conoscendo il Milan, è un primo tempo nettamente migliore. O meglio, il Milan solitamente, come dicevamo in alcune circostanze, battezza il momento in cui, no, deve prendere in mano la partita e via. E magari mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi un tempo di gioco, sta lì in gestione. Invece no, io credo che il Milan già nel primo tempo oggi ha avuto un ottimo approccio, non è stato pericolosissimo, non è stato molto preciso negli ultimi 15-20 metri, ma poi nel momento in cui c'era da portare a casa il risultato, nel secondo tempo ha alzato anche i giri del motore, e come dicevo prima, soltanto un grande Falcone ha fatto sì che il Milan segnasse nell'ultimo quarto d'ora di gara, altrimenti si sarebbe sbloccata prima. Ma per farlo è servito un gol di qualità, e rimarchiamolo perché il Milan ha qualità. Quando hai 46 punti e sei la seconda e sei a 3 punti dalla prima, non può essere un caso, una coincidenza, perché ho sentito parlare quasi unicamente di fortuna. E ragazzi, non dobbiamo essere così anche ignoranti nel vero senso della parola, perché significa proprio ignorare la materia, onestamente. E il gol del Milan oggi, per esempio, ribadisco ancora una volta, è un gol che fai se hai qualità, perché Gabbia deve mettere una bellissima palla e appunto trova Saelemaekers, che deve avere la qualità per addomesticarla e per metterla dentro, e Fulkrug ha avuto il tempismo da attaccante, da rapace, l'ha messa dentro. Un gol assolutamente di qualità, ma anche l'occasione dove appunto Falcone fa un miracolo clamoroso su Pulisic, come ci arriva quella palla lì in aria, con dei passaggi veloci. Ribadisco, nel secondo tempo il Milan ha assolutamente aumentato i giri del motore, e nessuna squadra è da sottovalutare. Lo sa benissimo il Milan, che ha perso tanti punti con le medio piccole. Il Lecce per esempio ci ha fatto molto più tribolare
parlo per quanto riguarda la mia squadra, l'Inter. Quindi sono tutte squadre che vanno affrontate, non è mai semplice. Però io ribadisco ancora una volta, il Milan oggi mi stupisce perché si dice sempre che non c'è profondità, che il Milan non ha, sì, ha magari un ottimo 11, io credo che ha anche qualcosa in più dell'11 titolare, perché oggi è rimasto in panchina Modric e Yashari a me onestamente non è dispiaciuto tantissimo. È vero, come sottolineavano Ambrosini e Pardo, magari ha dato il via a una ripartenza che poteva essere più pericolosa nel secondo tempo perché si è andato a incuneare in un 1 contro 3, però guardare il pelo nell'uovo, è un giocatore in crescita anche lui. Poi Max switch a difesa 3, difesa 4, soluzioni. È un Milan, cioè un Milan, un Milan che ci sono state partite, devo essere sincero, dove pensavo, ma alla lunga questa squadra forse non può arrivare. Ce ne sono tante altre adesso in cui penso che arrivi e come il Milan, ecco, se proprio dobbiamo parlare a cuore aperto, perché ribadisco, oggi ha tirato 20 volte il Milan, e soprattutto non ha subito nulla. Partita, ribadisco, che è stato un monologo. E comunque uno può dire, ma non si toglie mai Pulisic, che cosa fa Allegri? Entra invece quello che poi la sblocca. In realtà era entrato anche Loftus-Cheek, eppure lui ha avuto nell'area piccola un'occasione clamorosa. Forse lì, se non sbaglio, è stato un po' impreciso. Lo dicevo prima, comunque Nkunku negli ultimi minuti, è vero che oggi secondo me poteva far meglio, una gliela para clamorosamente Falcone, ma il pallone che gli dà Modric lì perde un po' il tempo di gioco, cerca di rientrare, però entra e ha occasioni, cioè quando gli attaccanti hanno occasioni vuol dire che sono dentro. È uno che è entrato dentro, ritorniamo di nuovo da Fulkrug, è entrato dentro proprio al gruppo perché lo vedi come se lo sono andati ad abbracciare, come sono contenti. E è un Milan che lancia un altro segnale. Lancia un altro segnale importante. Sì, sì, è una squadra che che può arrivare assolutamente fino in fondo. E queste partite ce lo dicono, poi contro le big finora ha praticamente sempre vinto, quindi vediamo che succede. La prossima mi pare che sia una partita importante, ma non mi ricordo, con la Roma. Aspetta ragazzi, questa la devo vedere perché la prossima mi pare che l'Inter col Pisa, ma Napoli con la Juve, giusto? Allora scusate, non voglio dire Pisa-Inter, Juventus-Napoli e Roma-Milan. Bella la prossima giornata. Ogni giornata ci dà delle argomentazioni. Vediamo quello che succede, signori miei. Fatemi sapere il vostro commento sotto e niente, un grande abbraccio da Feschio.